Buongiorno, benvenuti in una fetta di paradiso. Siamo in un ambiente a pochi noti, ma a chi mi segue da tempo ben noto, nel mio bagno. Allora, oggi andrò a fare la pulizia approfondita del mio bagno con la scopa a vapore. Calcolate che ho lasciato volutamente il bagno sporco, quindi non l'ho pulito da circa 2 giorni, per farvi vedere appunto al meglio la pulizia con la scopa a vapore, perché se avessi pulito il bagno ieri e oggi facevamo la pulizia praticamente non si sarebbe visto niente. Detto questo, adesso andrò a preparare la scopa a vapore. Ovviamente state con me mentre la carico. Io la toglierò dal corpo macchina per avere più maneggevolezza nell'utilizzarla sulle mattonelle e sugli elementi, sui sanitari e sulla vasca. Però prima di fare questo vi do delle piccole dritte su come indirizzarci quando iniziamo a fare la pulizia del bagno. Quindi let's go! Allora, eccomi qui, ho preso il corpo macchina della scopa a vapore, quella Black & Decker. Se vi foste persi la mia recensione e dimostrazione, vi lascio la scheda in alto a destra in cui vi mostro ogni singola parte di questa macchina. Allora, per pulire il bagno io vado a utilizzare solo il corpo, cioè solo il serbatoio praticamente, per avere un lavoro più veloce e maneggevole rispetto al corpo macchina, che serve di solito solo quando passate sui tappeti o comunque sul pavimento. Allora, gli attrezzi che andrò ad utilizzare sono il tubolare prolunga per appunto permettere di collegare i vari accessori a seconda della zona che devo andare a pulire. Quindi in questo modo si inserisce all'interno, fa clic ed è inserito. Alla base c'è l'interruttore che già di per sé eroga vapore, però io per fare un lavoro più certosino andrò ad utilizzare 3 attrezzi. Allora, questo che ha la fuoriuscita di vapore sia nella bocchetta qui e poi nello stesso tempo ha la spazzola qui molto dura con cui vorrei pulire le vie di fuga delle mattonelle e tutta la cornice della vasca. Poi utilizzerò questa bocchetta che invece ha uno spruzzo di vapore molto più intenso rispetto a questo, quindi andremo sempre poi a collegarlo, e questo mi servirà per pulire tutti i sanitari. E poi in ultimo passeremo alla pulizia della finestra con qui tergicristallo, come lo chiamo io, che sicuramente non si chiamerà tergicristallo, che però non verrà utilizzato così a nudo, ma con il sostegno della sua spugnetta in microfibra. Quindi poi lo vestiremo e lo andremo a utilizzare per la pulizia del vetro. Allora, detto questo, adesso non mi sentirete parlare, ma mi vedrete solo in azione.
dimostrazioni per la scopa a vapore all'interno del bagno. Utilizzando i vari elementi, i vari attrezzi della scopa a vapore, devo dire che per quanto riguarda i sanitari, forse è una questione mia personale, però sembra che il vapore, sebbene sia molto potente, mi sembra come se il water non fosse abbastanza pulito e igienizzato. Quindi io, dopo aver passato la scopa a vapore, anche se voi non l'avete visto nel video, ho passato poi lo spray, quello disinfettante che utilizzo della Dexal, e ho dato un'ulteriore, diciamo, passata al water. Per quanto riguarda invece gli altri sanitari, quindi il lavandino e il bidet, il vapore secondo me è sufficiente. Come avete visto nella vasca, ho lavorato veramente tanto, per più di un'ora, e sicuramente dovrò farlo con una certa consuetudine, passare il vapore lungo i bordi. Intanto ho dato una bella sgrossata, molto del nero è andato via, il nero ovviamente è il calcare, ma sicuramente mi devo mettere con mio marito che mentre io pulisco lui toglie il silicone, poi puliamo ancora meglio e rimettiamo il silicone lungo i bordi. Per quanto riguarda il diffusore a vapore, quello singolo, l'ho trovato molto utile, un po' meno la spazzolina per le fughe, perché le fughe secondo me, a mio avviso, bisogna pulirle con una spugna a mano e quindi usare il famoso olio di gomito. Per il resto del bagno, quindi per le mattonelle, le mensole, i vetri, la macchina a vapore è un bijou, va come una Porsche, una Ferrari, e io l'adoro per questo, perché utilizzo meno prodotti possibili. Ovviamente in bagno, si sa, meglio usare la candeggina o comunque prodotti disinfettanti. Difatti io dopo la passata al vapore comunque li ho passati. Quindi questa è stata la pulizia approfondita del bagno con la scopa a vapore, tra virgolette, piccoli richiamini con la candeggina. Spero di avervi tenuto compagnia, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciatemi tanti like, fatemi capire che questi tipi di video vi piacciono, in maniera tale che posso riutilizzare la scopa a vapore per altri ambienti. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi rimando al prossimo video, vi do un grande bacio, ciao, alla prossima!